Ciao, buon anno! Ciao Guido! Ciao Matteo, buon anno anche a te. Iniziamo con Ale che ci dice che dobbiamo recuperarlo, che la foto di Matteo recentissima, quello di Guido risale alla sua cresima. Oh, non è vero comunque, cioè, io non so, adesso farò un'istanza al garante per la rettificazione del dato. Non è vero, non è una foto della cresima, è la foto della presentazione di un libro di 6-7 mesi fa. Significa che ho avuto 6-7 mesi da garante orribili che mi hanno reso come vedete. Ciao, ben trovato e buon anno. Buon anno anche a tutti. La prima live, sono 2 anni che diciamo che dobbiamo fare le live. Dopo 2 anni Esatto. siamo lenti, ma ci arriviamo, c'è da dire quello. Quindi saluti un po' a tutti, Ale, Random, ce ne sono un sacco, Tommaso, Ivan, Ruggero, cioè, se siete un centinaio già connessi. Guido, è un po' tradizione, mettiamola così, che inizio anno ci sia il messaggio a reti unificate del quarto di garante, cioè che cosa succede quest'anno? Devo dire la verità che fine anno ci ha lasciato un po' di fine inizio anno ci ha lasciato un paio di botte aperte mica da ridere, da Privacy Shield, New Privacy Shield o meno, passando per adesso non tanto la sanzione verso Meta, Facebook, Instagram e forse anche WhatsApp, non tanto la sanzione in sé, ma ancora una volta il tema del consenso e di come viene prestato. Consenso che anche lì avete pseudo litigato, o meglio avete tirato le orecchie a TikTok qua in Italia ancora una volta, perché il consenso uno era affogato all'interno del legittimo interesse, l'altro era affogato all'interno dell'esecuzione del contratto, però vabbè, in ambedue le cose, e in più rimane ancora questo grande interrogativo del si possono usare o meno i dati personali come fonte di pagamento. Quindi finiamo tanto nel dubbio. Devo dirti la verità, un sacco delle persone che hanno scritto anticipandoci tutta una serie di domande, mi hanno scritto dicendo è un periodo di grossa incertezza. Peraltro è la stessa incertezza che diceva nel comunicato stampa Meta a seguito del... Posso dirti che tra tutte le cose credo che sia reale, cioè nel senso l'incertezza è probabilmente il sentimento di chi lavora nel settore più forte, lo dico anche da persona che lavora nel settore. Fatta questa lunga premessa e riconfermando gli auguri, tanto noi ci siamo sentiti al telefono per organizzare questa live. Ti lascio parola, dimmi tu un po' come la vedi, dai. Ma no, incertezza credo che sia un tag, come dire, distintivo più che delle cose del digitale o della privacy, distintivo di questo momento lungo della vita del mondo. Quindi diciamo, sin troppo facile dire che c'è incertezza. D'altra parte, se uno pensa che qualche anno fa Harari in Homo Deus scriveva non si muore più di pandemia, non si muore più di guerra, ma si muore più di frequente perché si mangia troppo, o perché c'è troppo, e abbiamo attraversato 2 anni di pandemia e purtroppo non riusciamo a uscire da una guerra alle porte di casa. Insomma, ecco, l'incertezza c'è, per certo, è una cifra distintiva di questo periodo, ci mancherebbe che non accompagni forse in maniera persino più significativa, in maniera amplificata, le cose del digitale che sono liquide e fluide per definizione. Quindi devo dire, di incertezza ce n'è, e l'incertezza è, come dire, una opportunità, è una sfida. Insomma, si tratta di vedere come si riesce a governarla, l'incertezza. Difficilissimo in tempo di incertezza, naturalmente, pensare di orientare, di identificare le prime sfide con le quali ci confronteremo nel 2023 con le cose della privacy. Indubbiamente
il testimone che il 2022 passa al 2023 è un testimone già pesante, che dice per certo che c'è una questione attesa da tempo che va sicuramente risolta, ed è evidentemente la questione del trasferimento dei dati tra Europa e Stati Uniti. Siamo andati avanti per oltre 2 anni, cadrà, questo credo che possiamo dirlo con serenità, senza avere nessuna ambizione di fare il chiromante di turno, cadrà nel 2023 la soluzione, quale che essa sia, di quel problema, la soluzione, come dire, più naturale da un certo punto di vista, considerate le premesse del 2022, e che la decisione della Commissione, la nuova decisione di adeguatezza della Commissione europea, il nuovo semaforo verde, la nuova luce verde della Commissione europea al trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti, che è stata presentata al pubblico qualche settimana fa, giusto a ridosso della fine del 2022, possa ricevere la benedizione delle autorità di protezione dei dati personali. Quindi questo sicuramente, come dire, è un tema che sta sul tavolo, che possiamo immaginare di dover affrontare, probabilmente risolvere nel 2023. Come lo risolveremo? Sta in buona parte proprio alle autorità di protezione dei dati personali europee, a questo punto entrare in quella proposta di decisione della Commissione europea, nei documenti che l'accompagnano, e chiederci se quanto gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo vale effettivamente o meno a cambiare le cose, a garantire che i dati dei cittadini europei, quando arrivano dall'altra parte dell'oceano, siano trattati in una maniera quantomeno compatibile, conforme, adeguata a come vengono trattati o dovrebbero essere trattati qui in Europa. Abbiamo già detto tante volte, quindi non ci soffermiamo oggi su questo, in questo esercizio di previsione, che in quello che abbiamo visto sin qui c'è tanto di buono e ci sono alcune riserve. C'è tanto di buono perché indubbiamente dei passi significativi in avanti in direzione dell'Europa gli Stati Uniti li hanno fatti e hanno annunciato di volerli rendere più concreti nei mesi a venire. C'è tanto di meno buono con cui dovremo fare i conti, perché in ogni caso l'ordine presidenziale, l'executive order, che rappresenta la novità più significativa, tra virgolette, nell'ordinamento americano, nel percorso di avvicinamento a quello europeo, abbiamo già detto tante volte, non è provvedimento che interviene sulle norme di legge dell'ordinamento americano, che sono state un po' la pietra dello scandalo, che hanno indotto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ormai oltre 2 anni fa a dire: gli Stati Uniti non sono più quell'approdo sicuro che la Commissione europea aveva identificato, non lo sono mai stato, e quindi non si possono più trasferire i dati verso di sé. Ecco, lì, diciamo, stiamo a vedere. A questo punto ci saranno sicuramente un paio di mesi di intenso confronto a livello europeo, e forse non solo europeo, su questi temi. Poi, secondo me, diciamo, quando saremo a primavera, conosceremo in maniera binaria l'epilogo di questa partita, e cioè d'accordo, via la decisione di adeguatezza della Commissione europea si riprende, anche se nella realtà non si è mai sospeso per davvero in maniera diffusa il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti, o viceversa. Certo che se le autorità europee dovessero dire no, così non va, insomma, a questo punto bisognerà trarre le conclusioni del caso. Quindi questo sicuramente è questa è sicuramente una delle grandi questioni del 2023, almeno dei primi mesi del 2023, insomma, ecco, del primo quadrimestre del 2023, per dirla con quelli bravi, e provare anche a prendersi delle responsabilità in termini, diciamo, di giudizio. Se ci prendiamo, stiamo dicendo che entro aprile
aprile abbiamo qualche novità rilevante su questo fronte. Se sbagliamo ci direte che abbiamo dato una previsione del piffero, che è assolutamente, come dire, possibile. Credo che rivedendo le registrazioni degli anni precedenti ce ne siano statisticamente un tot che si sono rivelate del piffero. L'altra grande questione la anticipavi tu. Fermo un secondo, prima di passare all'altra cosa, una domanda. Ma nel frattempo? Esporto o non esporto? Perché è la domanda che fanno tutti. E io continuo a rispondere allo stesso modo, cioè che da autorità di protezione dei dati personali, da un quarto di quella autorità, naturalmente non posso e non potrò mai invitare nessuno a ignorare la circostanza che il trasferimento dei dati personali dall'Europa agli Stati Uniti, salvo il ricorrere di ipotesi che oggettivamente, al netto di una buona dose di ipocrisia istituzionale, sono molto molto limitate, cioè i dati valgono talmente tanto poco che dall'altra parte non fanno gola a nessuno, e quindi trasferiscili pure con delle misure di sicurezza di sicurezza modeste. Oppure per il tipo di servizio che sottende il trasferimento dei dati, puoi portarli dall'altra parte, puoi crittografarli, puoi tenerti da questa parte la chiave crittografica sufficientemente robusta, e quindi nella sostanza, diciamo, non c'è un rischio effettivo che dall'altra parte chi ha la disponibilità, diciamo, pure materiale del dato possa metterci le mani sopra. Ecco, al netto di questo io purtroppo non posso dire continuate a trasferirli, però certo è, e questo credo che sia un fatto che sta in qualche modo nelle valutazioni che chi fa un lavoro diverso dal mio deve fare, deve suggerire di fare. La situazione che c'è oggi è una situazione che c'è da oltre 2 anni, e oggi, a differenza di quello che era 4 mesi fa, 5 mesi fa o 6 mesi fa, abbiamo un orizzonte temporale tendenzialmente vicino nel quale il nodo si scioglie, in un senso piuttosto che in un altro. Ecco, io credo che questa sia una cosa che chi di lavoro fa l'imprenditore, ma anche chi gestisce dati per conto di una pubblica amministrazione deve in qualche modo valorizzare. Certo, non venite a chiedere al garante di dire che si può continuare a violare le regole del gioco, perché questo non posso evidentemente farlo. Quindi questo credo che sia il massimo che si può, che io posso dire, non il massimo che si può dire. Tu puoi dire cose diverse naturalmente, ma io di più sicuramente non posso dire, o di diverso non posso dire, e non credo nemmeno che sia giusto che dica. Per quanto riguarda viceversa altra sfida all'orizzonte, anche questa, diciamo, non richiede particolari capacità da lettura delle mani o del futuro, della sfera di cristallo, perché l'anno si è chiuso con una decisione. In realtà si è chiuso, ma per il pubblico si è aperto, perché la decisione del garante irlandese sulla vicenda Meta, sulla vicenda WhatsApp, sulla vicenda Instagram è arrivata il 31 dicembre, il comunicato stampa però è del 4 gennaio, quindi esattamente lì a metà strada tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 è arrivata un'autentica, come dire, meteora, sicuramente attesa da chi si occupa di questi temi da un po' di tempo, e cioè il garante irlandese, su input, diciamo così, del comitato dei garanti europei, qualcosa di più, diciamo, dell'input, nel senso che il garante irlandese nel suo provvedimento, e quindi è storia, mette nero su bianco. Io la pensavo diversamente, ma devo adeguarmi alla decisione dei più. La decisione dei più è quella di contestare a Facebook, a Meta, a monte del famoso provvedimento ormai noto, da 390 milioni di euro, di contestare a Meta di non poter trattare i dati personali degli utenti per finalità di profilazione commerciale, quindi per fare pubblicità targetizzata sulla base del contratto. Cioè la opinione diffusa all'interno del comitato dei garanti europei è che Meta non possa dire che l'utente le richiede, tra l'altro, di fornirle della pubblicità profilata, e che per soddisfare questa richiesta dell'utente
può e anzi deve trattare i dati personali degli utenti medesimi a fini di profilazione. Il garante irlandese dice: io non la vedevo così, per me nel caso specifico l'utente si aspetta questo scenario, ed è quindi legittimo che Meta dica ancora oggi, per la verità, di porre in essere questo trattamento sulla base del contratto. La più parte dei garanti europei, incluso il garante italiano, dice al garante irlandese: legittimo il tuo pensiero, il nostro è diverso, e quindi da qui poi il provvedimento ormai noto. Ecco, qui io come dire, sono assolutamente trasparente, sono assolutamente franco, lo sono già stato, tornerò ad esserlo. Io ho la sensazione che per affrontare in maniera seria, in maniera costruttiva questa questione, sia necessario, come dire, uno sforzo di trasparenza da tutte quante le parti. Lo sforzo di trasparenza significa questo: io personalmente non credo che si possa sostenere che c'è un utente in giro per il mondo, o perlomeno che ci siano 5 miliardi e mezzo di utenti, ma noi guardiamo ai 400 milioni o quelli che sono di utenti europei di una piattaforma come Facebook, per parlare di una delle vicende che è lì dentro, che effettivamente in maniera consapevole hanno contrattualmente richiedono a Facebook di portare sui loro schermi della pubblicità profilata. Magari richiedono di portare sui loro schermi dei contenuti non pubblicitari di loro interesse, in questo senso profilati, perché questo è parte integrante di un servizio di social network, cioè ritrovarsi con altre persone attorno ad argomenti per i quali si condivide un interesse. Però faccio un po' fatica da giurista e da osservatore delle cose del mercato a dire che qualcuno possa richiedere in generale della pubblicità. La pubblicità è sicuramente non da oggi uno strumento nelle mani degli imprenditori e come dire, in qualche modo subito, non necessariamente in un'accezione negativa, ma piuttosto per indicare il ruolo passivo dell'utente e del consumatore. Allora io ho questa prospettazione, che è stata la prospettazione di Meta nell'ambito di quel procedimento, cioè usiamo il contratto come base giuridica perché gli utenti da noi si aspettano pubblicità, anche pubblicità targetizzata. Onestamente non credo, e non credendo credo che sia condivisibile la decisione del garante irlandese, cioè la decisione che dice quella non è una base giuridica valida, perché non è vero che per dare esecuzione ad un contratto con un utente che ti ha chiesto di fruire di un servizio di social network tu hai bisogno di trattare i suoi dati per servirgli della pubblicità targetizzata. Credo però viceversa, ed è per questo che evocavo l'esigenza di più trasparenza, che sia almeno nella dimensione logica sostenibile che Meta ha bisogno, e naturalmente parliamo di Meta perché il procedimento e il provvedimento riguardano Meta, ma stiamo sostanzialmente discutendo delle cose di internet, che i fornitori di quei servizi che non richiedono un prezzo in denaro hanno bisogno di fare pubblicità profilata per sostenere nella dimensione economica l'offerta di quel servizio, che altrimenti risulterebbe gratis o poco più di gratis se dovessero far ricorso solo ed esclusivamente a pubblicità diciamo generalista. Ricordiamo che Apple ha avuto il problema nell'ultimo anno, che Meta ha avuto il problema nell'ultimo anno, che il blocco di Apple dei contenuti traccianti, che mutatis mutandis è esattamente la stessa cosa solo per gli utenti, è costato a livello worldwide 10 miliardi. Non 10 miliardi di pubblicità che non possono fare, ma il 10 miliardi sono il delta di valore della pubblicità tra quella profilata o generica. Scusa, era solo per buttarla lì. Secondo me è utilissima la precisazione, perché, come dire, abbiamo già nella storia recente la prova provata della circostanza che certi business stanno oggi in piedi
con la pubblicità profilata e starebbero in piedi diversamente, o non starebbero niente affatto in piedi se si togliesse la pubblicità profilata. D'altra parte, senza andare tanto lontano, e sarà un'altra delle questioni che comunque avranno un qualche epilogo nel corso del 2023, abbiamo visto accadere qualcosa di molto simile anche nel nostro paese, quando, ed era di nuovo la fine del 2022, i grandi editori di giornali hanno a un certo punto detto, in modo in questo caso abbastanza trasparente al loro pubblico di lettori, insomma, qui scrivere un giornale, fare un giornale costa, ci sono due alternative, vi lasciate profilare attraverso i cookie, prestate il consenso a lasciarvi profilare attraverso i cookie, ci fate guadagnare così, o pagate il prezzo di un abbonamento, ma l'informazione non si regala più. Ecco, non è che siamo andati tanto lontano, il contesto resta fondamentalmente lo stesso. Il business model di gran parte dell'ecosistema digitale che conosciamo è questo: lo scambio dei dati contro servizi, ma dove i dati sono il corrispettivo che l'utente paga per fruire dei servizi. E quindi qui io vedo uno spazio, vedo una questione da affrontare a margine di quella vicenda, e cioè una questione nella quale Meta, anziché dire, ma ripeto, parlo di Meta perché il provvedimento è di Meta, ma insomma quell'universo lì delle big tech, anziché dire ho bisogno di trattare i dati personali degli utenti ai fini di profilarli, perché loro mi richiedono pubblicità profilata, forse potrebbero provare a dire ho bisogno di trattare i dati personali degli utenti e ho bisogno che loro acconsentano negozialmente al trattamento di quei dati personali, perché questo è il mio corrispettivo a fronte del servizio che metto a disposizione. Questa prospettazione è diversa dalla prospettazione dalla quale si è discusso in quella vicenda, e comunque sarebbe comunque una prospettazione nella quale i dati personali sarebbero il trattamento dei dati personali sarebbe basato sul contratto, ma sul contratto appunto non in quanto prestazione che il fornitore del servizio deve all'utente, ma in quanto prestazione che l'utente deve al fornitore del servizio per fruire del medesimo. Qui cambierebbe molto, nel senso che la risposta delle autorità di protezione dei dati, naturalmente io non so quale sarebbe, ma il problema diventerebbe un altro, cioè il problema diventerebbe quello che comunque abbiamo già iniziato ad affrontare nel 2022 e continueremo a affrontare nel 2023, e cioè i dati personali, il trattamento dei dati personali può essere il corrispettivo di un prodotto o di un servizio, o qualora lo diventasse staremmo sostanzialmente svendendo un diritto fondamentale, immolando un diritto fondamentale come la protezione dei dati alla logica del mercato. Questione enorme che naturalmente trascende il procedimento tra Meta e dell'autorità irlandese su Meta, quello del quale stiamo discutendo, ma questione che secondo me non è più eludibile. Cioè dobbiamo prendere atto in modo trasparente, devono farlo i fornitori di servizi. Io ho ricordato anche di recente che in realtà proprio la posizione di Meta in una vicenda tutta italiana, e cioè nella vicenda iniziata davanti all'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che le diceva non puoi dire che Facebook è gratis perché gli utenti ti pagano in dati. In quella vicenda i legali di Facebook con parole straordinarie per gli amanti dei diritti hanno detto questo non è vero. Meta non si fa pagare in dati, né potrebbe, perché la privacy non può diventare un oggetto di scambio sui mercati, essendo un diritto fondamentale. Ecco, ora questa ambiguità ancora qui va sciolta. Ancora, esatto. Adesso vedremo, perché adesso siamo veramente, cioè a Bruxelles e soprattutto a Dublino è stato sostenuto che i dati andavano trattati per contratto, a Roma è stato sostenuto che i dati non andavano trattati per contratto, o almeno non come corrispettivo del servizio. Dobbiamo sciogliere questa ambiguità. Secondo me, se ci diciamo le cose in maniera molto molto trasparente, è più facile trovare una posizione di incontro. Non è facilissimo trovarla, perché insomma comunque coniugare le esigenze
di tutela di un diritto fondamentale con le esigenze del mercato, dire che un pezzettino del mio diritto alla privacy vale $10 al mese o quel che fosse il corrispettivo in riferimento, insomma è una cosa complicata un po' per tutti, però semplificherebbe moltissimo la strada. Se questo non accade, che succede? Se questo non accade, succede che comunque il modello di business di internet deve cambiare, nel senso che quella strada lì è una strada a questo punto chiusa. Meta dice io impugnerò le decisioni del garante irlandese, staremo naturalmente a vedere qual è l'epilogo, ma insomma per le autorità di protezione quella è una strada chiusa, restano le altre basi giuridiche. Io qua sono molto molto trasparente, naturalmente quando si dice no al contratto il pensiero di tutti corre al consenso, il consenso è indubbiamente la base giuridica per così dire nominalmente, formalmente più libertà, più diritto di autodeterminazione, ma ho già detto decine e decine di volte che secondo me il consenso è sopravvalutato nella dimensione digitale, perché il consenso non è purtroppo quello strumento di garanzia per l'utente che noi si pensi che sia, e non lo è, perché l'utente arriva a prestare il consenso in condizioni di non adeguata consapevolezza e attraverso interfacce che sono scientificamente progettate perché l'utente più frequentemente lo presti e meno infrequentemente lo neghi. Per cui diciamo io tutto sono fuorché un cultore integralista del no al contratto e sì al consenso. Talvolta il contratto può persino presentare qualche garanzia in più per l'utente, però certo è che il consenso nominalmente resta una strada da percorrere, una strada nella quale onestamente se facessi l'imprenditore, sulla quale se facessi l'imprenditore non scommetterei, perché il consenso deve essere lì, il consenso deve essere revocabile, quindi io non mi impegno a fornire a qualcuno un servizio perché ieri mi ha prestato il consenso sapendo che domani potrà revocarmelo. L'altra strada è quella del legittimo interesse, ma qui onestamente diciamo io non vedo grandissimo spazio, io non credo che le autorità di protezione dei dati in giro per l'Europa un giorno possano arrivare a dire che è legittimo interesse di una impresa, soprattutto con certe caratteristiche, con certe dimensioni, con una certa rilevanza sul mercato, profilare più o meno senza limiti i propri utenti sulla base del suo legittimo interesse a trarne profitto e a far business. E in ogni caso dico anche non credo che questa sarebbe la soluzione al problema che stiamo affrontando, perché il legittimo interesse ha come controbilanciamento quello del diritto di opposizione del singolo interessato, e quindi anche qui rischia di determinarsi lo stesso scenario che si determinerebbe con il consenso. Tu mi dici che tratti i dati per propormi pubblicità profilata sulla base del legittimo interesse e io ti dico comincia pure, ma il giorno dopo da utente o da gruppo di utenti facciamo opposizione e ti vietiamo di proseguire sulla base del legittimo interesse. A quel punto che ne è del modello di business. Quindi insomma, diciamo, questa secondo me è la questione delle questioni che si porta dietro, naturalmente, se affrontata correttamente, la questione della cosiddetta monetizzabilità dei dati, e che per quanto mi sta più a cuore, perché poi insomma all'inizio dell'anno è anche il momento in cui sogni di più, si porta anche dietro la questione dei bambini, nel senso che in ogni caso, e qualsiasi cosa noi stessimo dicendo in questa dimensione, se c'è qualcuno che non potrà mai pagare un servizio in dati personali, al quale non si potrà mai raccontare che un trattamento di dati personali è figlio del legittimo interesse o è figlio di un contratto, sono naturalmente i minori incapaci, direi per definizione giuridica e non solo giuridica, di perfezionare in maniera consapevole quel atto, rappresentano però un utente su tre nella dimensione digitale, e questi business starebbero in piedi senza la quantità industriale di dati che arriva da un utente su tre. Ecco, insomma, direi che questa è un'altra delle grandi questioni che ci attendono nel 2023. Poi naturalmente si può andare a lungo, ma tu ti sei palesato in questa finestra certamente per dire qualcosa. Allora, sì, in realtà la mancanza della possibilità vera e propria
di ottenere un commercio di dati personali con un controvalore monetario preclude tutta una serie di cose che potrebbero in qualche modo aiutare il futuro della rete. Cioè, sto pensando, adesso voglio stare un po' generico perché forse tra l'altro anche lo sai, sono consulente di un paio di realtà che fanno questo, quindi lasciate perdere, calcolate che sono un interested party, però l'idea stessa, tra l'altro ci sono 110 persone connesse in questo momento, più quelle da LinkedIn che non vediamo quante sono, quindi ciao a tutti. In realtà lascerebbe la possibilità per la prima volta all'interno della rete di creare dei circoli virtuosi addirittura di compenso, cioè l'utente potrebbe essere parte virtuosa della catena di valore e essere pagato tra piccini per fornire questi dati e poter rimuovere il consenso. Certo, ovviamente questa cosa dovrebbe probabilmente andare da trusted third parties, cioè una terza parte che si impegna a fare da banca dati, inteso proprio come banca dei dati, però sì, in questo momento tutte queste cose non sono possibili perché tecnicamente parlando, stante le cose come stanno, non è possibile ancora, o almeno non si capisce se sia possibile o meno, un controvalore monetario rispetto a i propri dati personali. Sempre fermo restando ovviamente che sappiamo non essere possibile nel caso, come dicevi tu, dei minori perché non sono in grado di perfezionare un contratto, bla bla bla, cioè fisicamente. Però sì, questa cosa diventa una grande, forse l'alternativa più grande non voglio dire Web 3 perché Web 3 è tutto e niente, roba varia, però la compartecipazione al valore monetario credo che sia la grande differenza. Perché comunque arriviamo da un internet in cui gli utenti sono bestie, sono Secondo cattle. me è una questione da affrontare in maniera molto molto laica nella dimensione giuridica, mettendo da parte tutti, lo dico naturalmente innanzitutto proprio a chi fa il lavoro che in questo momento faccio io, ogni posizione preconcetta o integralista. Certo è che anche superato lo scoglio della confluenza di un diritto fondamentale nelle vicende del mercato, e quindi anche aderendo, diciamo, ad una possibile idea di monetizzazione, di mercificazione dei dati personali, che non necessariamente significa del diritto alla privacy, perché anche qui secondo me c'è spazio per lavorarci. Cedere dei dati dietro corrispettivo non deve voler dire necessariamente cedere un diritto o una porzione di diritto, però certo è che oggi, anche se io mi dimenticassi completamente di questo genere di problemi, avrei un istante dopo il problema di dover in qualche modo riconoscere che quello scambio non sarebbe domani mattina uno scambio alla pari, nel senso che se lascio il singolo utente a negoziare, ovvero a non negoziare con i giganti del web il prezzo per l'utilizzazione dei loro dati, naturalmente lo sto lasciando in un mercato di squali, ma insomma semplicemente in un mercato in cui le forze in gioco nella dimensione appunto del mercato sono assolutamente squilibrate. Qui bisognerebbe probabilmente pensare, ed è uno scenario forse non da 2023 ma da 2024-2025, a forme di gestione collettiva del dato, a sindacati fondamentalmente di utenti, non solo capaci di gestire in maniera collettiva il dato, ma di negoziare a monte in maniera collettiva e con la forza di centinaia di milioni di utenti il prezzo dell'utilizzo di quei dati. Oggi sono, come dire, scenari in qualche modo fantascientifici, ecco, non da previsione ma da prognosi fantascientifica. Però diciamo, ecco, sono tutte cose che secondo me vanno tenute con tantissima laicità sul tavolo, alla ricerca di una soluzione che serve. Ecco, questo, di questo credo che nessuno di noi può aver dubbio alcuno. Ecco, una soluzione va trovata. Ok, io direi che i nostri 40 minuti di chiacchierata l'abbiamo fatto. Aprirei un po' di domande. Io nel frattempo me le sono segnate
così almeno mi sono pinnato tutte le domande. Partirei dalla rovescia, dall'ultima che mi ero pinnato, in realtà arriva dal gruppo di là, ed è un tuo amico fraterno che tu conosci benissimo, cioè Giacomo Tesio. Per chi non lo sapesse, Giacomo Tesio è Monitor APA, non è solo lui, è uno degli attivisti, è un po' il co-coordinatore insieme a un'altra bruttissima persona che è Fabio Pietrosanti. Ciao Naif. Konnichiwa Naif. Ora, dicevo, partiamo proprio alla rovescia, proprio da qui, perché tu mi dici i minori, mi dici i ragazzini, e lui dice in effetti le piattaforme educational, lui dice di Google e di Microsoft, ma indipendentemente qualunque piattaforma educational, consentono a Google e Microsoft il monitoraggio sistematico degli utenti su larga scala, che è tecnicamente vero, lo consentono. Non è detto che lo facciano, ma lo consentono. Quello è un problema che in alcune parti di Europa già si è iniziato a discutere. Mi viene in mente la Germania. In Italia come siamo messi? Ma sì, lì ci sono delle posizioni, diciamo, questo discorso sia in Germania che in Francia in realtà ha incrociato la strada del tema del trasferimento dei dati all'estero, perché naturalmente, come dire, non si può affrontare certi problemi nella dimensione astratta, vanno affrontati nella dimensione concreta, e nella dimensione concreta i principali fornitori di questo genere di servizi sono in questo momento società di diritto americano, società stabilite negli Stati Uniti d'America. Quindi diciamo che gli input arrivati dalla Germania e dalla Francia in realtà non sono tanto input su questo profilo, cioè del bambino incapace di perfezionare quel contratto, quanto piuttosto guardano al risultato finale, cioè l'utilizzo di quel servizio comporta il trasferimento negli Stati Uniti di dati dei minori. Però io qua credo che oggettivamente il tema che io prima evocavo è no allo scambio, no allo scambio dato perché sia utilizzato per finalità commerciale contro servizio. Questo credo che non avvenga nell'utilizzo delle piattaforme in questione in relazione ai minori, cioè profilazione commerciale a fini di pubblicità targetizzata per il minore tendenzialmente lì dentro non dovrebbe accadere. Certo accade il monitoraggio su vasta scala, stando alla informativa per la privacy, per un verso in termini potenziali, per altro verso ai soli fini dell'esecuzione del servizio, del miglioramento del servizio medesimo, significa comunque effettivamente che ci sono dati di centinaia di migliaia, probabilmente milioni di minori anche italiani in transito per quelle piattaforme. Credo che ci sia la grande questione, ma l'abbiamo affrontata più volte, del trasferimento dei dati all'estero, ma di là abbiamo già parlato, vediamo che succede tra qualche mese e poi decidiamo. Vedo un po' di meno questa questione, anche perché normalmente quelle applicazioni là sono utilizzate in un ambito scolastico con un accordo più o meno quadro che protegge o dovrebbe proteggere nella misura più rilevante possibile, ma è una scelta naturalmente di politica di chi gestisce quei servizi, dati dei minori, dati degli studenti. Hai ragione, ma mi sembra strano che comunque, visto che comunque c'è un trasferimento, visto che ci sono, mi sembra strano che buona parte di queste, quelle che ho visto io, la stragrande maggioranza, non abbiano DPA e non abbiano TIA. Sono impact assessment. Questo diciamo naturalmente non lo raccontano all'utente finale, quindi diciamo non lo so, o almeno non lo so in una dimensione comunicabile. Ovviamente dovrebbero averla, ecco, questo sicuramente si può dire. Ok, allora passiamo all'altra domanda. Dove cavolo è? Aspetta che ho pinnato il eccolo qui. No, pinned messages, eccoli qua. Vabbè, una semplice. È legale utilizzare tecniche OSINT per fini personali e non commerciali? cose veloci, proprio così, una domandina. Ma
a voler fare l'avvocato che facevo un po' di tempo fa, nel momento in cui uno dice personale, dal punto di vista della protezione dei dati personali esci fuori dal GDPR. Il GDPR non è l'unica regola, non è l'unica legge che governa il ricorso a certe soluzioni, e quindi il fatto che tu esca fuori dal GDPR, che quindi insomma, non ti si possa contestare se il fine è effettivamente personale, la violazione della disciplina sulla privacy, non significa che non ci sia un bestiario più o meno ampio a seconda dei casi di norme di diritto penale che dovrebbero comunque portarti a dire lecitamente non puoi farlo. Non solo, mi ricordo giusto un TULPS dietro, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede alcune figure particolari che sono autorizzate a fare determinati tipi di indagine. Vabbè, poi c'è qua, dov'è? Ok. C'è Rufio che dice: credo si possa pensare a invertire il paradigma, non usare i dati come corrispettivo, ma usare i dati come prodotto. In altre parole, tu mi devi un corrispettivo se vuoi trattare i miei dati. Sì, era l'idea che scrivevo anch'io con Guido. Bisognerebbe vedere poi come si evolverà, però l'idea è proprio quello, è che in realtà tutti e due i punti di vista, che sia un corrispettivo o che tu voglia un corrispettivo, significa semplicemente poter dare un valore economico ad un dato. Nel momento in cui dai un valore economico con il dato, è sia l'offerta, sia la domanda, sia il conscambio, ovviamente. Sì, cioè al netto di un po' di ipocrisia che mette a posto la coscienza, ma non più di tanto, scambiare il dato con un servizio, scambiare il dato con del denaro cambia poco, perché cioè, il servizio ha ovviamente un valore economico, quindi insomma che io usi la pepita d'oro per andarla a scontare in denaro, che usi la pepita d'oro per andare a cena al ristorante, cioè alla fine sto usando una merce per accedere ad una prestazione in termini giuridico-economici rilevanti. Quindi il problema da affrontare è sempre lo stesso. Ci sta. Ce n'è una molto lunga. Oggi l'ha scritto anche Fabio, l'ha scritto anche su LinkedIn, e dice: io oggi ho criticato un po' voi amministrazione, mi spiego, te lo leggo qua che sennò non ci sta. Ci sono migliaia di aziende piccole e medie che sono in balia di personaggi, freelance o meno, e agenzie che fanno pagare parcelle ogni qualvolta esce una notizia su questo tema. Per favore date le linee guida da subito senza far aspettare. Nel caso lo Stato dovrebbe partecipare all'onere dei costi per delle decisioni cambiate o prese troppo in fretta, e propone addirittura nella legge di bilancio di mettere bonus per le imprese per questa cosa. Allora, indipendentemente del bonus per l'adeguamento o meno, è vero, lo dicevo all'inizio, che continua a essere un po' tutto un cambia, non cambia. Pensiamo anche solo a Analytics. Togli Analytics, metti Analytics, che sembra dai la cera, togli la cera. In effetti cioè, vogliamo spiegare almeno perché ci sono queste lungaggini. Non è che Guido ha detto no, aspetta che tutti questi li lascio lì a rosicare, ad aspettare. Ci sono tutta una serie di armonizzazioni, no? Allora, credo che sia una questione anche questa che trascende le nostre cose della privacy e dintorni, cioè perché un processo dura a lungo. Ti dovrei dire in principio perché vogliamo che sia giusto, ma giusto nel senso che l'imputato in qualsiasi dimensione, adesso trascendendo da quella penale, abbia le sue garanzie, abbia la possibilità di difendersi, perché un processo normativo dura a lungo. Ma teoricamente un processo normativo regolamentare dura a lungo, perché prima di dettare la regola dovresti studiare, guardarti intorno, valutarne l'impatto, cioè la qualità costa tempo, e la qualità costa tempo in tutte quante le cose. Non riuscirò mai a essere capace, diciamo, di parlare come parlano quelli bravi che fanno il mio lavoro, e quindi riconosco perfettamente che talvolta costa tempo o almeno richiede tempo, prende tempo senza neppure produrre qualità. Però questa è l'imperfezione della società, e cose
penso alle cose del Privacy Shield, è vero che sono 2 anni e mezzo che ci stiamo giocando intorno e che stiamo tirando questa partita. È altrettanto vero che probabilmente, come dire, da lontano si capisce poco, però da vicino, perché quella cosa accada, serve che la diplomazia internazionale eroda porzioni di autorità di uno Stato in nome di una cosa come questa. Cioè è stato necessario che l'Unione Europea convincesse i vertici di un'amministrazione americana che per di più in quella vicenda stava passando si stava passando il testimone a seguito delle elezioni, che le proprie agenzie di intelligence dovessero avere un po' meno di potere o dovessero essere controllate un po' di più per garantire il rispetto di principi che non appartengono geneticamente a quell'ordinamento ma appartengono al nostro. Ora io sono il primo e l'ho fatto anche pubblicamente in alcune occasioni, naturalmente, a essere critico sui tempi che tutto questo ha richiesto, però non posso non riconoscere che a noi magari sembra scrivere 6.000, 10.000 o 20.000 caratteri dentro un executive order e dice ci abbiamo messo 2 anni, e però in realtà là dietro c'è una laboriosa attività, diciamo, di diplomazia internazionale che dice ma guarda che conviene a tutti un avvicinamento delle nostre posizioni. E oggi è in corso e quindi continuiamo a prendere tempo, ed è vero che il prezzo di questo tempo qualcuno lo paga e lo pagano gli imprenditori tutti e i piccoli imprenditori più dei grandi, ma lo pagano anche le amministrazioni per la verità. Ma oggi continuiamo a prendere tempo perché vogliamo capire se effettivamente lo scenario che abbiamo davanti è uno scenario capace o non capace di garantire di più i diritti dei cittadini europei. Insomma, diciamo, a voler pensare bene è tempo speso bene, anche se determina un costo. Capisco che talvolta poi il risultato lasci delusi e faccio dire ma ci volevano 2 anni o ci volevano 2 anni e mezzo per presentarci questa minestra riscaldata. Ecco, speriamo di non doverlo dire, e speriamo che non abbia ragione Schrems quando dice fate pure perché tanto lo rimpugno e rivinco da capo e come nel gioco dell'oca ritorniamo alla casella di partenza. Ecco, speriamo che non vada così e sarà stato speso nel modo migliore possibile del tempo, costato di più a qualcuno, un po' di meno a qualcun altro, ma insomma questa è la ragione per la quale quel tempo si spende. Poi che si possa far meglio, si può sempre far meglio. Che è andata ancora di botta di culo, perché se vediamo invece per quanto riguarda l'ultima, la sanzione a Meta, stiamo parlando di un qualcosa che è stato, cioè un ricorso che è stato depositato nel 2018. Siamo nel 2023 allora, adesso. Lì diciamo pure, lungi da me naturalmente, ma questo lo dice anche la storia, il voler diventare l'avvocato d'ufficio dei colleghi irlandesi. Però diciamo, venendo dalla professione legale e avendo a lungo prima di incominciare quella professione puntato l'indice contro i giudici che ci mettevano troppo tempo a decidere, diciamo, avendola fatta per 25 anni, posso dire che insomma i procedimenti vanno lenti perché l'amministrazione della giustizia è lenta e perché alcuni degli operatori di quell'amministrazione, non dal lato pubblico ma dal lato privato, e cioè gli avvocati, talvolta non hanno interesse a che la giustizia corra di più, e se possono prendere tempo prendono tempo. Quindi insomma, ecco, mentre in una vicenda come quella del Privacy Shield è stato un dialogo tra soggetti pubblici e quindi c'è un'amministrazione, ci sono delle amministrazioni che potevano essere più o meno efficienti, non che il ruolo degli stakeholder sia completamente inesistente in questa partita. Nella vicenda Meta, insomma, è un procedimento nel quale si corre un po' di più, un po' di meno, non solo e non tanto in relazione al ritmo che detta e che tiene l'amministrazione, ma anche in relazione alle difese di chi in quel procedimento si difende. Ci sta. Allora, vediamo un attimo. Ecco, in realtà mi ricordano dalla regia una cosa di cui mi ero dimenticato, di cui però volevo parlare, e cioè i dark pattern.
Io in Ma è realtà roba ne ho tua? parlato talmente tanto velocemente che tu non te ne sei accorto, però ad un certo punto, quando Sì. ho detto io non credo ciecamente e non sono, diciamo, tra i testimonial del consenso come base giuridica per antonomasia nel trattamento dei dati, ho detto l'utente consumatore un po' arriva a prestarlo non sufficientemente consapevole e un po' è chiamato a prestarlo attraverso interfacce che sono per l'appunto segnate da questi dark pattern, che sono scientificamente disegnate per manipolare il diritto all'autodeterminazione dell'utente, ovvero per spingerlo a compiere una scelta in maniera diversa rispetto a quella che avrebbe compiuto se lasciato anche nella dimensione del processo, del layout, dell'interfaccia, libero per davvero di assumerla. Quindi i dark pattern, secondo me, sono assolutamente uno dei nemici giurati dell'intero impianto della disciplina sulla protezione dei dati europea, perché quella disciplina dà o muove da un presupposto che non c'è più, che non è più vero, ovvero il presupposto secondo il quale se il titolare informa l'interessato e adempie quindi agli obblighi di legge, poi l'interessato è effettivamente nella condizione di controllare liberamente chi tratta i suoi dati per farne cosa, e invece i dark pattern fanno sì che nella forma avvenga, che nella forma sia così, ma che nella realtà sia tutta un'altra storia. Quindi insomma i dark pattern sono la ragione per la quale probabilmente, ecco, tra i punti di attenzione del 2023 c'è più che in passato il legal design, che per me è l'antagonista vero del dark pattern, e l'esigenza di passare da un tipo di trasparenza sostanzialmente formale, quella sulla quale sin qui siamo andati avanti nelle cose della privacy, ad un tipo di trasparenza sostanziale. Tu, titolare del trattamento, non devi soltanto dirmi certe cose, ma devi verificare che io certe cose le abbia capite prima di scegliere, e poi devi lasciarmi una libertà anche ergonomica di scelta effettiva. E d'altra parte, che questo sia il problema ce lo racconta ancora una volta la vicenda degli editori di giornali, perché sin tanto che abbiamo in qualche modo scusato o lasciato correre il ricorso ai dark pattern, cioè quel consenso che si dava via quasi senza accorgersene, il problema non è esploso. Per gli editori di giornale andava bene che fosse necessario un consenso prima di andarsi a leggere il giornale, e far leggere il giornale anche a chi quel consenso non lo prestava, perché era l'1%, il 2%, il 3%. Quando abbiamo tirato via il dark pattern, abbiamo detto devi mettere una X su in cima, o comunque devi trovare una soluzione che consenta per davvero all'utente e al lettore di scegliere se darti o se non darti il consenso, il sistema non ha retto più, perché in tanti quel consenso lo hanno negato, ovvero non lo hanno prestato. Ma domanda invece scema che non so, proprio ammetto candidamente la mia becera ignoranza. Adesso che nel DSA i dark pattern sono stati formalmente, tra l'altro, vietati, siete voi che dovete controllare o chi? O è che authority controlla su DSA? Allora, sul DSA vigileremo tutti, come su qualsiasi altra disciplina europea, ciascuno per il suo. E il DSA immagina, ipotizza, prevede anzi a questo punto che debba esserci a livello nazionale un'autorità di coordinamento, cioè un'autorità che coordina le altre autority nazionali e che poi si rapporta alle autorità europee. Quindi sicuramente, diciamo, per quanto riguarda le cose della privacy, la vigilanza diretta anche sui dark pattern sarà del garante della privacy. Chi sarà quale sarà l'autorità di coordinamento, questo non lo sappiamo, verosimilmente l'autorità per le garanzie delle comunicazioni o il garante per la privacy, che sono, diciamo, le autorità più impattate dalle nuove disposizioni del DSA. Ok, no, quello non lo sapevo proprio, non era una finta domanda, era proprio ammettere biecamente l'ignoranza. Vediamo un attimo. Ah, esatto, questo non lo so neanche io. Non c'entra con l'argomento, però i milioni di dati rubati a Twitter, per fortuna non sono arrivati a rubare password, hanno rubato mail, nomi e qualche altro dettaglio. C'è un bel po' di roba. Lì come funziona? Voi vi siete già mossi, poi c'è stata una richiesta, c'è stato qualcosa? Allora, Premesso quello che puoi dire, non so neanche se lo puoi dire. no,
credo di poter dire che c'è un procedimento aperto a Dublino, perché Twitter è basata come stabilimento principale in Irlanda, quindi letta la notizia noi, come dire, abbiamo chiesto conto di questa circostanza, altrimenti saremmo partiti naturalmente noi, ma c'è stato assicurato che c'è una richiesta di informazioni partita alla volta di Twitter, come avviene in questi casi, e quindi seguirà un procedimento da parte di quella che nel gergo del GDPR si chiama lead authority, insomma l'autorità leader, che è quella del paese nel quale la società, il titolare del trattamento, ha il suo stabilimento principale in Europa, e nel caso di Twitter è appunto Dublino. Ok, altre cose. Ah, ce n'è una che è buffa ma simpatica, che è questa. Se io professionista, che ho l'obbligo professionale di mandare dei dati a clienti USA, mando i dati a un indirizzo di PEC italiano di cittadini statunitensi, sto facendo un trasferimento? No. Mando i dati all'indirizzo a una PEC di un cittadino statunitense, però è un indirizzo PEC italiano. Allora, io ho è detto... buffa. Sì, allora, è buffa, ma secondo me, diciamo, quello che conta, stai facendo un trasferimento dei dati, sì, però ci siamo detti prima che in alcuni casi limite l'eccezione c'è, e questa è una di quelle eccezioni, perché se il fornitore del servizio, se quando dice l'indirizzo italiano sta ipotizzando che il fornitore di servizio del servizio di posta elettronica sia un soggetto italiano, non soggetto alla disciplina americana della quale si discuteva prima, avrò da un lato che di là l'ha ricevuta una persona fisica per un utilizzo personale, sia fuori dal GDPR, e che il soggetto professionista che è intermediario e che ha la disponibilità tendenzialmente tecnologica e non giuridica, ma consideriamola comunque come buona, di quel dato non risponde all'ordinamento americano, e quindi di fatto diciamo non c'è il rischio, adesso la banalizzo moltissimo, ma che l'agenzia di intelligence bussi alla sua porta e con tutta l'autorità delle regole americane possa dirgli darmi i dati sui tuoi server perché sto facendo un'indagine. Quindi diciamo in una vicenda di questo genere io mi sentirei di dire che c'è un trasferimento, è un trasferimento fuori dal GDPR se l'utente riceve da destinatario finale, da cliente dell'avvocato o da non so chi, e quindi diciamo per un utilizzo domestico ex GDPR, e quindi di quello che succede sul PC dell'utente negli Stati Uniti naturalmente non mi curo, non devo curarmi, non posso curarmi da questo punto di vista. Potrei curarmi dell'intermediario tecnologico, ma se l'intermediario tecnologico è a casa mia il problema diciamo non si pone. Fantastico. Allora, adesso devo fare... Allora, ti mando la domanda di un lobbista che tu conosci molto bene, ma di cui non diremo nome e cognome, dai, perché è un amico di vecchia data, che chiede: ho visto il commento sulla decisione delle DPB, cioè quello di cui parlavamo per Meta. Sarebbe utile capire quanto i principi elencati siano da applicare al caso specifico o in generale. Questo me l'hanno chiesto, la mostro non per altro, ma perché è una domanda che mi hanno fatto un po' tutti. Ma allora è una roba solo di Meta? Perché dal mio punto di vista quello che mi verrebbe a dire è no, è un principio generico, anche se in realtà, cioè, anzi, le DPB sempre più spesso cerca di muoversi nelle direttive di regole generiche, mi sembra di capire, no? Allora, il principio naturalmente, i principi sono generali, i principi che applicano le autorità sono i principi che sono nelle leggi, e le leggi sono generali astratte tutte quante. Quindi il principio è generale, oggi per Meta, domani per Google, poi per Amazon, poi per TikTok e poi per qualsiasi altro soggetto piccolo o grande del quale mi stia dimenticando il nome o semplicemente non ci sia il tempo di fare il nome. L'applicazione del principio, quella si fa caso per caso, per cui diciamo c'è sempre una vocazione, soprattutto in provvedimenti di questa portata, a suggerire l'esistenza di un principio generale e a fissare una massima che in qualche modo, mentre parli ad uno, possa essere ascoltata da tutti. Però nelle regole del diritto naturalmente c'è che io quel principio debba andarlo a vedere applicato nel singolo caso, perché può darsi un'ipotesi nella quale, e prima ne facevamo una, cioè
poniamo il caso che viceversa, che dirsi in quel procedimento, come si è detto, che i dati, che la profilazione era o rispondeva ad una richiesta dell'utente, si fosse detto che la profilazione era il prezzo che l'utente pagava per. Beh, sarebbe stato un film completamente diverso sotto lo stesso principio, cioè il contratto non è una base giuridica. Vabbè, ok, il contratto non è una base giuridica quando io non credo, come non si è creduto in quella vicenda lì, che scientemente l'utente ti richieda di portargli a casa della pubblicità profilata. Possiamo dirci così certi che il contratto non può essere una base giuridica, anche quando in maniera assolutamente trasparente io ti dico che quella profilazione è il prezzo che tu paghi per, cioè io personalmente articolo 6 lettera B del GDPR alla mano non sono in condizione di dirlo, il legislatore comunitario questa ipotesi dritta per dritta non l'ha contemplata. Ha detto i dati sono necessari a dare esecuzione al contratto. È tutta un'altra questione dire se i dati come corrispettivo di un servizio trasparente sono necessari a dare esecuzione al contratto, e anzi ai sensi della 6B io risponderei per certo sì, perché se ti faccio un oggetto del contratto trasparente in cui ti dico paga in dati, beh certo i dati sono necessari dal lato del consumatore a dare esecuzione O al anche alla contratto. rovescia, ti pago se mi dai i dati. È chiaro Quindi, che quindi lì diciamo siamo nominalmente nel 6B. C'è l'altro problema di cui parlavamo prima, e cioè è legittimo barattare il dato con un servizio con del denaro, ma quella è e un'altra quello questione. si spera che quest'anno la risolveremo. L'ultima domanda, così almeno poi salutiamo tutti, che è ancora di un altro amico di ambedue, che di Luca Bolognini. Ciao Luca, che dice, aspetta, l'ambizione del EDPB di regolare ex ante in generale in astratto i modelli data driven di business compatibili è destinata a fallire. Il contrasto tra autorità irlandese e Comitato europeo per la protezione dei dati sembra essere proprio lì. Da una parte si vorrebbe valutare caso per caso in concreto, che è quello che vuol fare il garante irlandese, mentre dall'altra parte l'EDPB sembra voler fissare i paradigmi di un modello ammissibile a priori, che era quello che avevamo detto prima, no? Più o meno, ritorniamo lì. Io direi da una parte questa vicenda è segnata da quelle che si chiamano obiezioni pertinenti e motivate delle autorità che siedono nel board rispetto al draft proposto dalla Commissione di protezione dei dati irlandese. Quindi diciamo il contrasto di posizioni è un contrasto super puntuale e super specifico, cioè non è principio contro caso per caso, ma le autorità di protezione hanno detto al garante irlandese abbiamo perfettamente capito la tua posizione specifica, cioè abbiamo perfettamente capito che tu stai dicendo che in questo caso secondo te il contratto può essere una base giuridica, ma noi in questo caso non siamo d'accordo. Quindi diciamo con riferimento alla vicenda specifica non c'è il generale contro il puntuale. È sicuramente vero che un po' la funzione stessa del board è andare dal particolare al generale per garantire uniformità nell'applicazione delle regole nei paesi dell'Unione e rispetto ai diversi titolari del trattamento. E questa è un'ambizione che secondo me, come dire, trova una sua ragione d'essere concreta, non voglio dire chi ha ragione o chi ha torto, ma trova una sua ragione d'essere concreta esattamente nel cercare di limitare il rischio dal quale siamo partiti, cioè quello dell'incertezza. Cioè se io procedessi effettivamente con una rigorosa logica del caso per caso, l'imprenditore della porta a fianco rispetto a quello coinvolto nel procedimento ci metterebbe enormemente di più per capire qual è la sua sorte, cioè dovrebbe trovarsi lui stesso coinvolto in un procedimento. Se io provo a fare astrazione con tutti i limiti del passaggio dal caso per caso alla generalizzazione, do all'imprenditore della porta a fianco una indicazione. Insomma, per dirla fuori di metafora, sicuramente con questa decisione non stiamo parlando solo a Meta, a questo punto stiamo dicendo a chiunque fa quel lavoro e scrive nei suoi termini d'uso che il trattamento dei dati per far profilazione commerciale trova la sua base giuridica nel contratto, che è legittimo dubitare che questa pratica sia legittima ed è un'indicazione, insomma, ecco, non dico risolutiva ma preziosa proprio in quella logica di dire usciamo dall'incertezza. Sta cercando di regolamentare un mercato in realtà.
perché alla fine è tutto un mercato che si muove lì. Lo dicevi tu su Repubblica, lo dicevo io nel video. Tra l'altro è stato divertente il fatto che è uno dei video scriptati, mi ero messo lo script, vado a vedere il tuo, io chiudevo aprivo il mio script come tu chiudevi l'articolo. Cioè che da qui a 3 mesi il web come lo conosciamo potrebbe non esistere più. Boh, vediamo. Intanto direi che abbiamo chiuso qui, non ci sono altre domande, abbiamo fatto un'ora e passa, quindi se siete arrivati qui siete sempre dei fottuti eroi. Un'ultima novità che non abbiamo ancora detto, tra l'altro, abbiamo una mailing list. Aspetta che lo metto qui. Puoi raccontarla tu. Abbiamo una nuova mailing list, garantismi.it, quindi se non seguite il canale, se non siete abituati a seguire la parte di YouTube, ci sarà un problema, nel senso che io non scrivo tantissimo, quindi lì è un po' più un problema, ma abbiamo un vantaggio, che Guido è grafomane e quindi quella parte con magari eventuali approfondimenti eccetera, sia dalla settimana di cose da garante, perché è quello che interessa, sia dalla parte di mercato, che magari è la parte che vedo un po' io, ci sarà ovviamente, sì, una mailing list, ho detto una mailing list, scusate, una newsletter, sono rincoglionito io, perdonatemi. Grazie Giacomo, che in tempo reale mi ha risposto su Telegram. Una newsletter. Noi mandiamo cose a voi, non una mailing list in cui tutti parlano tutti, che non ce la faremmo a gestirle. Newsletter. Con la parte di lancio e soprattutto ricordarvi gli eventi che possono essere il video, l'ultimo che è partito con magari qualche piccolo hint in più per poter approfondire, o nel caso in cui riuscissimo a rifarle, perché voglio riuscire a rifarle, magari la prossima live ormai tra qualche mese, perché ci conosciamo, quindi dire una volta al mese io e te sarebbe prendere in giro le persone ed è una cosa che non facciamo. Quindi grazie mille a tutti. Guido, grazie mille, grazie dell'oretta di sabato abbondante. So che tu hai una famiglia, al contrario di me, che invece sono qui, che adesso mi metto a giocare a Monkey Island online tra un'ora, però quindi grazie tante. Quindi, io giocherò ai Lego. Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che hanno risposto, eccetera. Ce ne sono troppi per salutarvi tutti singolarmente. Noi ci vediamo, non credo lunedì a questo punto, ci vediamo settimana prossima con, dai, guarda che bravo, che porti in avanti le aspettative. Ci vediamo settimana prossima con Garantismi. Grazie ancora a tutti, buon anno e ci vediamo presto, direi sempre su questi schermi. Arrivano tutti ciao, nel tra parentesi. Beh sì, stanno arrivando solo ciao a tutti. Sì, stanno arrivando tutti, non me li fa vedere qua per qualche ragione, ma stanno arrivando tutti. Ciao Guido, buona serata e buona serata a tutti voi. Ciao ciao.